Ciao a tutti e benvenuti sul canale Cibo Dentro. Io sono Paolo e quella che vedete non è una pizza, ma una torta. È la mia versione dolce del detto pizza e fichi. Nonostante non abbia ancora ben capito cosa voglia dire, mentre pensavo a quale ricetta potevo presentare con questo frutto autunnale, continuava a girarmi in testa questo detto e alla fine sono stato obbligato a cercare di tradurlo in cibo. Una pizza ai fichi in versione dolce che parte da una base di pasta frolla. La pasta frolla è quella classica. Vi lascio la scheda con un breve video con qualche consiglio per farla al meglio, qui in alto a destra sullo schermo e in descrizione sotto questo video. Tirate la sfoglia non troppo sottile, perché andrà farcita coi fichi che, se freschi, rilasceranno parte del loro succo bagnando un po' la frolla. Poi prendete un pezzo di frolla e formate un salsicciotto senza preoccuparvi di farlo troppo regolare. Questo infatti sarà il bordo della torta e dovrà ricordare quello di una pizza, quindi fatelo appositamente irregolare. Appoggiatelo sulla base della torta e premetelo con le dita all'interno per farlo aderire alla base. Affettate 1 o 2 fichi in modo da ottenere delle fette di circa 3 o 4 mm da adagiare all'interno della crostata. Poi ricoprite la torta con un secondo disco di pasta frolla tirato un po' più sottile rispetto alla base. Anche qui non preoccupatevi di essere troppo regolari e se lo avete fatto un po' più largo rispetto alla superficie da coprire, premete con le dita per inglobare la frolla in eccesso al bordo. In questo modo il bordo diventerà un po' più alto della base, ricordando meglio la forma della pizza. Infornate a 180-190 gradi per 30 o 35 minuti a seconda del vostro forno, poi fate raffreddare la torta. Il primo passaggio da fare per travestire da pizza questa torta è cospargerla con del cioccolato bianco fuso, a bagnomaria o al microonde. In questo caso però attenti a non bruciarlo, mettetelo al minimo nel microonde per qualche secondo, tiratelo fuori e mescolate e procedete così fino a che non si è sciolto completamente. Cospargendo la torta di cioccolato bianco si creerà una barriera tra la frolla e il succo che metteremo dopo. Ora dobbiamo fare l'effetto pomodoro. A parte voler fare una torta con le sembianze di una pizza, dobbiamo anche farla equilibrata. Quindi per contrastare la dolcezza della frolla, e soprattutto dei fichi, la ricopriamo con una gelatina liquida di succo di lamponi e limone. Scaldate il succo di limone, aggiungete mezzo cucchiaio di maizena e il succo di lampone. Non esagerate con la maizena, perché sennò diventa una gelatina solida e traballante. Lasciandola un po' più liquida invece sembrerà succo di pomodoro, o perlomeno un po' di più. Fate raffreddare il succo e versatelo a caso sulla torta, poi mettete in frigorifero a rassodare una mezz'oretta. Per fare l'effetto mozzarella usate altro cioccolato bianco fuso disposto a cerchiolini sulla torta. Se vi cade qualche goccia qua e là, ancora meglio. Vi consiglio di cercare su internet qualche foto di pizza e copiare la disposizione della mozzarella. Il cioccolato bianco poi si solidificherà, ma essendo poggiato sul succo morbido non diventerà troppo croccante e rimarrà comunque abbastanza umido e facile da tagliare. L'ultimo tocco per dare alla pizza un effetto bruciacchiato da forno a legna consiste nel passare qua e là con un cannello a gas. Se non lo avete lo trovate facilmente nei negozi di casalinghi o se conoscete qualcuno appassionato di bricolage che lo ha in box, fatevi prestare quello. Passate il cannello sul bordo esterno e anche sul cioccolato bianco. Non preoccupatevi, poi si sentirà pochissimo il bruciato, anzi io non l'ho sentito proprio. Decorate poi con un ciuffetto di menta o di basilico a seconda di quello che avete. La torta è molto spettacolare e nonostante sia uno scherzo è anche molto buona. Il ripieno di fichi unito alla frolla e la copertura acidula di lamponi e limoni è perfetto. Se invitate qualcuno a cena e volete farla come dolce, vi consiglio di fare per cena prima del dolce la pizza vera e poi presentarvi con la torta pizza come dolce. Io come al solito vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e per chi ancora non fosse iscritto vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video autunnali. Ciao!